cantanti che pensa alle corde vocali? O No, di quelle che dici, no, non esistono le corde vocali? oddio, è una domanda... Sì. Ah, ma io devo dire che, ma dal punto di vista tecnico no, non ci penso. Penso più al palato, alla maschera. Mhm. Oddio, le corde vocali sì, devo... Ma no, no, sono lì, cerco di prendermene cura ovviamente perché loro sono preziose per il mio lavoro, ma le curo, le copro, le coccolo, ma no, 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 non ci penso più di tanto. E non l'ha pensato neanche quando incominciava a studiare? No. No. No, perché io ho incominciato prima a cantare e poi a parlare quando ero bambina. Mhm. Quindi per me il canto è sempre stata una cosa di naturale Naturale. e soprattutto è stata sempre l'ho vista come una forma di svago, non avrei mai pensato diventasse un lavoro. Quindi il canto è liberatorio, è catarsi, è tante cose per me. E cosa può dire sopra la posizione della laringe? Ah beh, assolutamente non alta, no, oppure alta, no, assolutamente. La laringe deve stare al suo posto. Diciamo, ecco, proprio per il fatto della naturalezza che bisogna Mhm. acquisire, il, ehm, ogni cosa deve restare al suo posto, non bisogna creare falsi suoni o creare false posizioni. Io ho visto spesso scurire delle voci in maniera artificiale, con la laringe. No, no, questo poi a lungo andare, purtroppo, o per fortuna, non lo so, il corpo a un certo punto si ribella a queste cose e non appena, diciamo, si comincia ad andare su con gli anni, che la natura giovanile della giovane età non aiuta più a far sì che comunque io possa fare qualsiasi cosa, tanto il mio corpo recupera, Mhm. man mano che si va avanti con gli anni, la tecnica deve essere sempre più naturale possibile, controllata. Il canto comunque è tecnico assolutamente. La natura ci aiuta quando siamo giovani, ma quando si va avanti con gli anni deve intervenire la tecnica. E Mhm. appunto deve essere tutto più naturale possibile, mai fingere di avere una voce che non si ha. Io ho visto tante volte purtroppo soprani scurire per diventare mezzi soprani, scurire in maniera esagerata per diventare mezzi soprani e poi non sono mezzi soprani, sono solo dei soprani che imitano i mezzi soprani. La stessa cosa vale a volte per i baritoni che vogliono fare i bassi, ovviamente, perché c'è più lavoro a fare il basso forse che a fare il baritono spesso, Mm. purtroppo, ma no, bisogna cantare con la propria voce, solo così si può fare una carriera lunga e salutare. Ok, perfetto. È chiarissimo, no? Dunque l'ha detto prima, lei pensa a collocare nella maschera. Assolutamente sì. E questo mi aiuta il fiato, a prendere il fiato e a collocarlo in maschera. E ovviamente poi c'è il palato, ci sono tante cose che aiutano, palato alto, sempre fare esercizi di palato, ma la cosa principale è che la voce vada in maschera, faccia questo e sia qua, in maniera tale che questa qui non deve esserci questa parte sotto. Mhm. Qua su è importante, ovviamente, questo serve, Esiste. però ecco, diciamo non deve bloccare il canto, meno possibile. È lo stesso in tutto il registro, capito? Assolutamente, sì, 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 assolutamente. Meno interviene questa parte qui, più anche si ha facilità negli acuti, ovviamente questa parte serve per parlare, per formare la parola, è ovvio, però ci sono dei muscoli qua che bloccano a volte l'emissione e questa parte, infatti a volte si fanno degli esercizi tenendo il mento con i vocalizzi, muovendo il Interessante. mento, proprio per far intervenire il meno possibile la parte inferiore del viso, diciamo, che sia tutto qua su. Sì, ma io ho visto lei cantare, ovviamente, la sua posizione della mandibola è molto naturale, perché esistono altri cantanti che aprono la mandibola Sì, molto, io, ma... sì. Sì, io non sono mai riuscita a fare questo, anche tanti lo fanno, io ci ho provato. Ci Mhm. ho provato, ma devo dire che a me non aiuta perché per me è ininfluente, forse ovviamente andando in acuto, a volte si apre più la bocca o quando si bisogna articolare molto, però è una cosa, un di più, ecco, non ho mai avuto, io non ho mai sentito la necessità di spalancare Mhm. proprio la bocca, almeno che non siano degli acuti particolarmente complicati. Ehm, Un'altra cosa importante, no, è quella del passaggio e della Sì, copertura. sì. Alcuna riflessione? Beh, il passaggio è una questione complessa, Sì, lo so. sicuramente. Io l'ho studiato tantissimo, continuo sempre a studiarlo, anche perché
Spesso io continuo a studiarlo ancora oggi perché Mhm, passando dal repertorio rossiniano al repertorio a volte verdiano più acuto, ovviamente il passaggio cambia. sì. Cambia perché il Rossini, ad esempio, è più basso rispetto a un Amneris, in un Arsace è più basso rispetto a un Amneris, dove la estensione vocale è diversa, ovviamente è molto più acuto, si va molto più in acuto, quindi in un certo senso diventa quasi un passaggio come il soprano drammatico, Mhm, è diverso e va studiato ogni volta. E ovviamente serve tantissimo praticarlo mentre si fanno le prove, studiandolo e riregistrando ogni volta diciamo la voce cercando di non fare queste voci di petto molto, a volte si fanno, ovviamente si fa, di non cantare di gola, ecco questo mhm. no, quando si va soprattutto in mezzi soprani, ma anche ho visto i soprani tendono a volte a cantare di gola forzando e questo no, assolutamente no, bisogna cercare comunque di raccogliere, il suono deve essere comunque un bel suono non grattato che comunque non danneggi la gola, questo Mhm. assolutamente. E questo solo con lo studio, studiando, perché non si finisce mai di studiare e di imparare. Dunque il passaggio esiste, no? Perché ci sono Assolutamente anche delle c'è, cantanti che dicono: no, no, il c'è. passaggio non esiste, devi. Bisogna imparare a camuffarlo, ecco, Sì. questo sì. Bisogna imparare a camuffarlo in maniera tale, e c'è, ovvio. E c'è chi, a chi non si sente. Ci sono dei cantanti che io ammiro tantissimo, nei quali non si sente. Bisogna imparare a raccogliere il passaggio in maniera tale da camuffarlo fra le note e farlo diventare naturale, che non ci sia il famoso gradino fra Mhm. le note di petto e le note di testa. Ecco, questo è studio, studio. Non sempre, a volte non sempre riesce, a volte, anche perché a volte si può avere, non so, magari la voce bassa, si è un po' rochi perché si è stanchi e allora è più difficile dominare questo. Io parlo ovviamente per la mia Sì, esperienza, sì. però ecco, lo studio è quello che salva sempre. Ma no, lei come voce grave qualche volta usa la voce di petto, no? Certo, assolutamente sì. Perché lo sai che ci sono delle insegnanti di canto che dicono no, 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 non mai No, usare non la voce di esiste. petto perché è Ma cattiva per la voce. no, Eh, basta usarlo nel modo giusto, questo sì, che non sia di gola, ecco. Io mm. distingo fra voce di gola e voce di petto, perché la voce di petto c'è, perché Sì, alla fine gli altrimenti, uomini cioè, cantiamo con la voce di certo, petto. certo, esiste, non si può negare, Io assolutamente. sempre ho pensato, ma se è cattiva perché gli uomini possiamo cantare dunque. Infatti. Che poi è un modo di fare suonare la voce in modo diverso alla fin fine, si chiama di petto, ma risuona in un altro modo alla fin Mm. fine, non è... e vedo che c'è sempre una sorta di scandalo a dire, Sì, voce, sì, tu sì. canti, queste note le fai in petto, "Oh, no, no, io non le faccio, no, 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 la voce di petto non esiste. No, no, esiste assolutamente, anche perché per esempio in Rossini quando si va giù, ma anche per esempio in una quickly, si Mm. arriva a un sol basso sotto il do centrale e lì non è che... cioè, viene comunque cantata in maniera raccolta ed elegante, ma è una voce di petto. Sì, veramente. Assolutamente.